Moto E, Marquez, Pirelli e ancora Marquez. Oggi al volo così vi voglio droppare 4 bombe. 3 sono notizie di cui 2 sono retroscena e una è un'indiscrezione pesantissima. Invece di fare 4 video o 4 articoli ne faccio uno unico, così ci facciamo questa scorpacciata e perdiamo tutti meno tempo, dato che questo weekend si corre sia a Aosti per la MotoGP sia a Portimao per la Superbike. Quindi Moto E, Marquez, Pirelli e ancora Marquez. Siete pronti? Dai! Oh, ciao da Mr. Helmet. Dopo aver esaurito un argomento che forse non si esaurirà mai, quello del confronto fra Bagnaia e Marquez e dei motivi per cui uno performa tantissimo e uno un po' meno, vi do 4 info, tutte secondo me molto pesanti, ma diverse fra loro per tipologia e per natura. Andiamo in crescendo, credo, almeno questo è il mio crescendo. La prima news è una anticipazione vera e propria e riguarda la Moto E. Sapete che arriverà Pirelli. Dopo che sappiamo che gomme utilizzerà Pirelli per la Moto2 e la Moto3, perché le abbiamo già viste quest'anno, e mentre aspettiamo che Pirelli sviluppi le gomme più giuste per la MotoGP, che è un altro degli argomenti news di questo video, faccio io una domanda a voi. Vi siete mai chiesti che gomme ha intenzione di utilizzare Pirelli per la Moto E? Vi dico che non serve che vi sforziate, perché la notizia è proprio questa. La Moto E cesserà di esistere nel 2026, cioè alla fine del 2026, dopo aver corso il campionato 26. Ducati non si occuperà più di Moto E dal punto di vista racing mondiale e la Moto E non farà più parte del palinsesto gare della MotoGP di Dorna o Liberty, quello che sarà. Dopo 6 anni di Moto E, i primi 2 dei quali con Energica, che sapete poi è un'azienda che è andata in fallimento, e alla fine del 4º anno con Ducati, l'indiscrezione che ho ricevuto io è quella che la Moto E cesserà di esistere, almeno a livello mondiale organizzato da Dorna. Questo è un colpo abbastanza duro per le politiche ESG di Dorna, ovvero Environmental, Social and Governance, però di fatto è quello che dovrebbe succedere. Se così andrà, sarà perché Dorna ne ha avuto abbastanza di un campionato che non è mai, mi dispiace, è veramente entrato nel cuore degli appassionati e forse nemmeno degli addetti ai lavori. La stessa Ducati, fra l'altro, ha raccolto informazioni sufficienti per essere in grado di produrre una moto elettrica da strada e anche sportiva, e quindi la faccenda si chiude qui. Questa è una di quelle notizie sulle quali spero vivamente io di sbagliarmi, perché anche se non sono, questo è noto, un appassionato di elettrico, credo che si debba correre sempre con tutte le soluzioni possibili, perché da quelle deriva l'evoluzione e lo sviluppo della mobilità, qualunque direzione essa voglia prendere, insomma. Poi la Moto E è diventata anche bellissima esteticamente, è una delle poche moto che ancora somiglia a delle moto che possiamo comprare, per cui la saluteremo con dispiacere, ma magari sarà servita comunque a qualcosa a livello di sviluppo. Okay. Passiamo adesso alla seconda notizia, che è in realtà una indiscrezione. Attenzione. Vi ricordate tutte le supposizioni, ma certo che vi ricordate, che sono state fatte durante il 2024 nel corso del campionato su un'eventuale firma di Marc Marquez o Martin, no? Quando erano in ballottaggio per il team Lenovo, quello rosso. Bene, ci sono rumors che dicono che Marc Marquez non abbia firmato per il team Lenovo a fine stagione, pochi giorni prima di quando ce lo hanno comunicato o di quando proprio le indiscrezioni non si sono tenute più, ma che lo spagnolo fosse stato già d'accordo con Ducati a inizio campionato, addirittura prima della quinta gara, c'è chi dice ancora prima. L'ufficializzazione è semplicemente tardata ad arrivare sia per motivi mediatici e strategici, quindi tranquillizzare Martin nello stesso box rosso, oltre ovviamente ai media, alla stampa e tutti i rumors, a lasciare tranquillità a chi si stava giocando il titolo, sia per motivi finanziari, cioè ci ha messo un po' infatti Borgo Panigale per terminare di spalmare, cioè di gestire l'ingente somma stanziata già qualche tempo prima per Lorenzo, che ricorderete essere ingente e fuori dai canoni standard di Ducati, tanto che ha spaventato poi l'azienda dal dare anche ad altri piloti degli ingaggi così importanti. Decine di milioni spalmati su più annate sportive. Una volta sistemata anche quell'incombenza lì dal punto di vista di bilancio, è stata data luce verde
anche sull'ingaggio di Marquez al posto di Martin. Ci è voluto tempo perché in azienda, ma questo non è un'indiscrezione, questo si dovrebbe sapere, in azienda pare ci sia stato un piccolo braccio di ferro ed è stato necessario fare dei passi indietro, dato che Martin era molto avanti, no, con le trattative, sembrava sia che avesse vinto il mondiale sia che non l'avesse vinto il destinatario naturale della seconda moto rossa. Insomma, questo lo sappiamo. Invece sapete che i dati eclatanti a livello di telemetria mostrati da Marc Marquez già in avvio del campionato hanno scosso così tanto i tecnici Ducati, da Linea in primis, da farlo spingere in favore del 93. Questi dati sono ancora più eclatanti di quello che pensiamo e sappiamo e riguardano la news numero 4. Però noi abbiamo detto che andremo in crescendo e quindi la news numero 3 non sarà questa, ma sarà una news che riguarda Pirelli. Ok? Avete saputo da Mr. Helmet il 2 febbraio, il 2 febbraio, in questo video qui, che Pirelli sarà fornitore unico di pneumatici per la MotoGP dopo Moto2 e Moto3 e fornirà anche la classe regina, questo lo sapete. Il programma di sviluppo è agli inizi, cioè sta iniziando. Vi avevo detto che presumibilmente, in quel video, insomma, avete voglia di guardarlo, ci sono un sacco di informazioni comunque, vi avevo detto che questo sviluppo ehm, avrebbero effettuato per questo tipo di attività un percorso di sgrossatura, ovvero una fase iniziale del progetto adottando una superbike evoluta come faceva Michelin, ma le mie ultime indiscrezioni invece mi contraddicono e dicono diversamente. Okay? Pirelli ha preso sì in considerazione di utilizzare una superbike, credo una Panigale V4, prevedendo di sostituire il forcellone, i cerchi, perché il canale è diverso, questo lo sapete, anche le dimensioni, insomma l'elettronica e l'avantreno, tutto quello che serviva per adeguarli alle maggiori sollecitazioni previste in MotoGP, ma pare si siano resi conto poi che lo sviluppo in quel caso sarebbe stato più faticoso e anche pericolosamente lungo. È vero che Michelin ha lavorato così e ha adottato questo tipo di percorso, ma è anche vero che le due aziende sono diverse. Michelin lavora più dal punto di vista prototipale, mentre Pirelli ha un approccio più industriale. Questo l'ha dichiarato anche Giorgio Barbieri, l'ha dichiarato da noi, l'ha dichiarato anche ad altre riviste. Per questo motivo pare ci sia stato un dietrofront da parte della casa della Pilunga in direzione MotoGP. Cioè non è che si tira indietro dalla MotoGP, attenzione, è il dietrofront che va via dalla direzione Superbike e guarda la MotoGP. La notizia è questa: Pirelli si starebbe avviando, ammesso che non lo abbia già fatto, ad acquisire una o due MotoGP degli anni passati per lavorare su quelle e sviluppare su quelle. Inizialmente l'interesse, queste sono le indiscrezioni che ho ricevuto io, pare sia caduto su Suzuki per via, insomma, perché c'era la moto libera, lo sapete, con Suzuki non corre, ma poi per via della complessità dell'operazione pare ci si stia dirigendo verso qualcosa di più vicino, acquisendo una Aprilia, anche se devo dire la mia, in vista di un presunto eventuale ritorno di Suzuki, l'operazione di sviluppo su delle gomme su una casa che stava tornando sarebbe stata una genialata, no? Dal punto di vista strategico e tecnico. Va bene, comunque Aprilia. Dovete sapere che un pacchetto MotoGP di qualche anno fa, insomma, pronto, che non si usa più però, magari 2021-22, una roba così, con ricambi e supporto tecnico, perché serve per far andare la moto, seguirla, insomma, dal punto di vista delle sue performance, si aggira, si può comprare, si aggira su una cifra non lontana da 200.000 euro, che è una cifra, se ci pensate, relativamente bassa e vicina al costo di un'auto sportiva o di una superbike. Però vi devo fermare, non è che se uno di voi ha qualche risparmio da parte, fa il collezionista e decide di fare la mattata, non è che chiunque possieda 200.000 euro abbia accesso ad una MotoGP, però un utilizzo di questo tipo vedrebbe Aprilia favorevole alla vendita e vedrebbe tutti contenti. Sarebbe contenta Pirelli perché no, svilupperebbe su un qualcosa di non alieno e lontano come è la Superbike rispetto alle moto che equipaggerà, e farebbe contento chi la moto gliela, fra virgolette, gliela vende, perché oltre ai soldi incassati, e quelli non si buttano mai via, vedrebbe lo sviluppo degli pneumatici su qualcosa di non lontano dalla propria concezione aziendale, no? Quindi, detto in parole povere, credo che Aprilia sarebbe contenta se gli pneumatici fossero sviluppati su una moto che assomiglia come approccio
alla loro pensata e realizzata con i criteri adottati in azienda. Qualcosa di familiare, per intenderci. Attenzione, non sto parlando di tutto lo sviluppo, ma solo della fase iniziale, della sgrossatura. Quella che viene dopo, poi la rifinitura, sarebbe affidata alle squadre factory, come si è sempre fatto con i vari Piro, Savadori, eccetera, insomma tutti questi sviluppatori qui, professionisti della MotoGP. E adesso il collegamento. Allora, se avete visto l'altro mio video su Pirelli, vi ricorderete dell'aneddoto legato a Tommaso Totti, tecnico Pirelli, grandissimo esperto di racing, che infatti in Pirelli faceva l'R&D, Racing Platform Manager, Road Racing Product Range Supervisor, cioè quello che curava la ricerca e sviluppo a livello manageriale, la gestione dei prodotti da corsa, no? Passato poi in Aprilia, dove aveva ricoperto il ruolo di Tire Performance Engineer, cioè l'ingegnere delle gomme, degli pneumatici, e poi tornato in Pirelli nel 2024, recentemente, con il ruolo che aveva prima, R&D, Racing Platform, eccetera, eccetera. Dopo aver dato molto ad Aprilia, ma dopo aver anche raccolto molti dati relativi all'esperienza di Aprilia in MotoGP con Pirelli. Potrebbe essere lui, anzi sono sicuro che sia lui, il collegamento fra Pirelli e la casa di Noale, favorendo questa collaborazione per il progetto di Pirelli, che vi ricordo avrà 3 step: 2025 inizio test e lavoro di sgrossatura, 2026 test in pista il lunedì successivo ad ogni gara MotoGP, di solito funziona così, e 2027 debutto ufficiale. Ovviamente non è che Tommaso Totti sta compiendo qualcosa di illegale, né Pirelli né Aprilia stanno facendo niente, è un contatto con una moto, bisognerà pur sviluppare, quindi non è una roba arcana o illegale o un sotterfugio, è una moto, ci vuole, insomma, niente di che. Poi saranno veramente, poi gli sviluppi prenderanno comunque le direzioni diverse, le direzioni che servono. E adesso la quarta news, che è un retroscena indiscrezioni, ok? Però prima vi devo fare una domanda. Avete mai pensato a quanti dati condividete ogni volta che vi connettete a internet? Io vi presento un amico. Oh, cioè le vostre ricerche, i vostri accessi, persino le transazioni, tutto può essere tracciato, ok? Con NordVPN la vostra privacy torna davvero nelle vostre mani e potete navigare in sicurezza anche su wifi pubblici, che sono sempre un po' così, sbloccare contenuti da tutto il mondo e proteggere tutti i vostri dispositivi con un solo click. Connessione ultraveloce, crittografia a livello militare, geolocalizzazione in 111 paesi e fino a 10 dispositivi collegati per ogni account, cioè vuol dire ognuno di voi, smartphone, tablet, notebook della suocera, della moglie e smart TV, che ne so, CarPlay o Android Auto. Ok, grazie alla funzione Threat Protection bloccate pubblicità, tracker e malware prima ancora che si aprono le pagine. La mia raccomandazione è di non lasciare la vostra sicurezza al caso, attivate NordVPN oggi stesso e navigate come se nessuno vi stesse guardando. Il mio consiglio è di andare su questo link, nordvpn.com/MrHelmet, e di provare la vera libertà digitale usufruendo dello sconto di Mr. Helmet, che arriva fino al 74%, supportando così anche il canale, che non è male, ok? Allora, vi dicevo che la news numero 4, l'ultima, è un retroscena indiscrezione, ok? Secondo me la news più bombastica è quella di Pirelli, ok? Però so anche che il tema è caldo in questo momento e quindi secondo me il tema, quello veramente rovente, è quello di Marc Marquez. Bene, retroscena indiscrezione, 2 punti. Quante volte avete letto frasi come: dopo aver letto i dati di Marquez in Gresini siamo tutti impazziti, abbiamo deciso che era un fuoriclasse, lo ha detto Gigi Dall'Igna, lo ha detto Carchedi, suo capotecnico in Gresini, lo hanno detto praticamente tutti quelli che hanno visto i dati di Marc Marquez e ne capiscono qualcosa di telemetria, ma soprattutto, al di là dei dati, lo hanno detto tutti quelli che hanno visto i suoi risultati con la GP23. Bene, il rumor, che personalmente ritengo veramente fantascientifico e incredibile, cioè
più eclatante che incredibile, perché ma è un rumore che c'è, è che Marquez, almeno a inizio stagione, non guidasse nemmeno una GP23, ma una GP22 inizialmente, perché sapete tutti che in Ducati non era né previsto Marquez né voluto più di tanto, ritenuto anche dalle dichiarazioni dello stesso Domenicali, che ha avuto ultimamente ben modo di ricredersi, ritenuto non necessario per vincere, ed era vero, perché Ducati aveva già tutto quello che gli serviva a livello di piloti per vincere il mondiale, o con uno o con l'altro. Insomma, però Marc Marquez sarebbe stato accettato dopo essere andato in gresini praticamente gratis e subendo ogni moto somministrata, e avrebbe iniziato appunto con la peggiore, fra virgolette, quanto odio fare le virgolette così, eh, fra virgolette, delle moto disponibili. Quindi solo in seguito sarebbe stato dotato di una GP23, perché sarebbe cresciuta mostruosamente la curiosità di vedere cosa avrebbe combinato con una moto più performante, fino all'irresistibile desiderio di Dalligna di vedere cosa avrebbe potuto combinare con un'altra moto ancora più performante, e quindi vederlo in rosso con i risultati di inizio 2025 che tutti sappiamo e aspettiamo anche per questo weekend, e quelli del futuro che tutti siamo curiosissimi di conoscere. Ok? 4 news retroscena, indiscrezioni. Siete contenti? Bene, supportate Mr. Helmet iscrivendovi al canale, attivando le notifiche e magari facendo un abbonamento, ok? Io più di così non posso fare. Ciao da Mr. Helmet.